Benvenuti sul mio canale. Per il progetto di oggi vi propongo questa mantellina molto semplice, praticamente una lavorazione a 9 spicchi dove io ho voluto inserire delle righe di colore per vivacizzarla un pochino. Voi siete liberi di farla come volete, farla in tinta unita, con una cake, con un filato sfumato, quello che più vi aggrada, più corta, più lunga. Io l'ho pensata stile mantellina della nonna, quindi che arriva appena sotto il seno e copre le spalle, però volendo si può allungare e farla diventare una vera e propria mantella. Cambiando magari il tipo di filato si può farla diventare anche qualcosa di meno casalingo, qualcosa anche per uscire. Però pensiamo al progetto di oggi. Per questo progetto ho usato il filato della Alison May che ho preso all'Action, ormai sono diventata cliente abituale, nella variante celeste. Questo filato è un 100% acrilico, però è top quality, è veramente molto morbido ed è disponibile in gomitoli da 100 grammi per un totale di 238 metri di prodotto. Io ne ho usato, infatti vi faccio vedere la cartina perché non ne ho quasi più, da 2 gomitoli, cioè 200 grammi, ne ho avanzato così. Inoltre ho voluto inserire 2 righe di questo bianco tendente al burro, sempre della Alison May, e avevo del bravissimo blu, un gomitolo piccolo di bravissimo blu che lo trovate sul sito della Tessiland, lo trovate nella versione del gomitolone di 500 grammi e nella versione del gomitolo normale di 50 grammi, mi pare contenga 150 metri di prodotto. E appunto ho inserito 2 righe di questo blu, mi piaceva il contrasto. Dopodiché avrete bisogno di un uncinetto. Io per i filati che ho utilizzato ho usato un uncinetto del 6, ovviamente un ago per la lana per nascondere le codine, un metro da sarta e un paio di forbicine. Ora vi dico quanto misura in altezza ripiegata la mantellina. Dopodiché iniziamo con l'esecuzione. Quindi dal punto iniziale in alto, cioè il centrale, all'ultima riga, qui il progetto misura 48 centimetri. In larghezza vediamo, sempre ripiegato in 2, la larghezza totale è di 89 per appunto questa altezza di 45 centimetri. Ovviamente più andate avanti a lavorare, perché verranno fatti degli aumenti, adesso vediamo come, più si allargherà il vostro pezzo. Iniziamo. Vi farò un campione perché la lavorazione è sempre quella. L'unica variante che appunto ho messo sono le righe di colore. Poi per il resto il punto è un semplice punto alto e ci saranno delle catenelle. Quindi iniziamo il nostro progetto con 3 catenelle che andremo a chiudere in cerchio. Dopodiché faremo 9 punti alti. Il primo viene sostituito da 2 catenelle. Useremo sempre le 2 catenelle per questo pezzo, in modo, perché ho visto che con 2 catenelle resta bene attaccato al punto alto successivo e quindi il bordo resta piuttosto regolare. Dopodiché fate le 2 catenelle, andrò a lavorare altri 8 punti alti nell'anellino che abbiamo formato, quindi per un totale di 9 punti, comprese le 2 catenelle iniziali. Fatti i 9 punti, andremo a fare il giro numero 2 che sarà fatto da aumenti. Però siccome per far realizzare i nostri spicchi avremo bisogno di un numero dispari di punti, quindi aumenteremo tutti i punti tranne uno. Come facciamo? Facciamo in questo modo.
salgo con 2 catenelle, sarà il mio primo punto alto, e vado nel punto alto che ho subito sotto questo e faccio un altro punto alto. Questo sarà il nostro primo aumento. Entro nel secondo punto, faccio un altro aumento, quindi 2 punti alti. Filo sull'uncinetto, entro nel terzo punto e faccio un altro aumento, quindi 2 punti alti. Di nuovo prendo il filo, entro nel punto successivo, faccio un altro aumento, quindi 2 punti alti. Qui abbiamo il punto centrale, lo lavoriamo con un punto singolo, quindi non faremo l'aumento. Dopodiché andremo a fare i 4 aumenti nei 4 punti successivi. Quindi 2 punti, entro nel punto successivo, faccio altri 2 punti, entro nel punto dopo, ci faccio 2 punti, filo sull'uncinetto e vado. Ricordiamoci di andare a lavorare l'ultimo punto, che è costituito dalle 2 catenelle, non dimentichiamocelo. Se no nel lavoro mancherà comunque sempre un punto. Una volta fatto il secondo giro, salgo con 2 catenelle, filo sull'uncinetto. Adesso faremo aumenti alternati a una catenella, quindi entro nel punto che ho subito sotto, faccio un altro punto alto, quindi nel primo punto ne avremo 2. Aggiungo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, salto una catenella, un punto di base, entro in quello successivo e lavoro 2 punti nello stesso punto di base. Catenella di separazione, filo sull'uncinetto, salto un punto di base, entro in quello successivo e lavoro 2 punti alti. Catenella di separazione, filo sull'uncinetto, ne salto uno di base, entro in quello dopo e lavoro i miei 2 punti alti nello stesso punto di base. Catenella, filo sull'uncinetto, salto un punto, entro in quello successivo e faccio 2 punti, sempre tutti nello stesso punto di base. Catenella di separazione, ne salto uno, entro in quello successivo e mi faccio i 2 punti. Quindi filo sull'uncinetto, salto un punto di base e vado a lavorare i 2 punti. Di nuovo filo sull'uncinetto, salto un punto di base, vado sull'ultima delle 2 catenelle e lavoro i miei 2 punti alti. Così abbiamo ottenuto i nostri spicchi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ora proseguiremo in questa maniera. Mi sollevo con 2 catenelle, filo sull'uncinetto e faccio subito un aumento. Filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Qui ho la catenella, lavoro una catenella, mi sposto sullo spicchio dopo, entro nel punto alto e faccio l'aumento. Il punto successivo lo lavoro normalmente con un solo punto. Aggiungo la catenella di separazione, mi sposto nel prossimo gruppo, entro nel primo punto e faccio l'aumento. Quindi da 2 punti alti che abbiamo nel giro precedente devono diventare 3. Quindi una volta fatto l'aumento mi sposto nel punto successivo e faccio il punto singolo. Catenella di separazione, salto la catenella, entro nel gruppetto dopo e faccio l'aumento. Filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e faccio l'aumento. E lavoriamo tutti gli spicchi in questo modo. Quindi catenella, entro nel primo punto utile,
faccio l'aumento, quindi 2 punti alti, entro nel punto successivo, faccio un punto alto. Ci vediamo alla fine del giro. Sono arrivata alla fine del giro, vado a lavorare l'ultimo gruppo, quindi entro nel punto alto utile, faccio l'aumento, filo sull'uncinetto, qui ho le 2 catenelle iniziali, entro nell'ultima e lavoro il punto singolo. Stanno già ingrandendosi gli spicchi. Ora dovremo lavorare in questo modo. Qui abbiamo gli spicchi di 3 punti, nel giro successivo devono diventare 4. Il sistema è sempre lo stesso, quindi salgo con 2 catenelle che sarà il mio primo punto alto, entro nel primo punto subito sotto e faccio l'aumento. L'aumento lo faremo in tutti i primi punti di tutti i giri. Me ne restano 2 e li lavoro con 2 punti singoli. Qui ho la catenella, lavoro la catenella, mi sposto nello spicchio successivo, entro nel primo punto utile e lavoro i 2 punti alti, quindi l'aumento. Mi restano 2 punti, vado a lavorare 2 punti singoli, un punto su ogni punto. Catenella, perché qui ho la catenella, filo sull'uncinetto, mi sposto nello spicchio successivo e lavoro l'aumento nel primo punto utile, dopodiché mi restano 2 punti e li vado a lavorare con altri 2 punti. Catenella di separazione, filo sull'uncinetto, entro nel primo punto utile, lavoro l'aumento e vado a lavorare i 2 punti rimanenti con altri 2 punti. Questo giro lo continueremo a lavorare così. Ho quasi finito il giro, vado a lavorare l'ultimo spicchio rimanente, quindi entro nel primo punto alto e faccio l'aumento. Mi restano gli ultimi 2 punti, uno dei quali è il punto alto, l'altro sono le 2 catenelle iniziali del giro precedente, e vado a lavorarli con 2 punti alti, uno su ogni punto utile. Abbiamo finito questo giro, gli spicchi sono di 4 punti, ora ne faremo un ultimo giro insieme perché poi il lavoro è sempre quello. Gli spicchi dovranno diventare di 5 punti, quindi cosa facciamo? Saliamo con 2 punti alti, filo sull'uncinetto, entro nel primo punto utile e faccio l'aumento e sono 2 punti. Ne restano 3 e vado a lavorare un punto su ogni punto rimanente. Qui ho la catenella, quindi ripeto la catenella, mi sposto nello spicchio dopo, primo punto, lavoro l'aumento, mi rimangono gli altri 3 punti, vado a lavorare un punto su ogni punto. Catenella di separazione, filo sull'uncinetto, mi sposto nello spicchio successivo e nel primo punto lavoro l'aumento, dopodiché mi restano 3 punti e vado a lavorare i 3 punti. Catenella, mi sposto nello spicchio successivo, primo punto, quindi aumento, mi rimangono 3 punti e li vado a lavorare tutti e 3, un punto su ogni punto. Catenella, filo sull'uncinetto, entro nel primo punto utile, lavoro l'aumento, dopodiché vado a fare un punto su ogni punto dei 3 rimanenti. Catenella, mi sposto nello spicchio successivo, aumento ed eccomi arrivata all'ultimo spicchio, quindi catenella di separazione, vado a lavorare il primo punto con l'aumento, dopodiché mi restano 3 punti, quindi questi sono i 2 punti alti, lavoro un punto su ogni punto alto utile, qui ho le 2 catenelle iniziali e vado a lavorare con un punto alto. Praticamente il lavoro da fare è tutto questo e la forma che prenderà sarà questa.
Praticamente il lavoro da fare è tutto qua. Non vi resta altro che andare avanti a lavorare in questa maniera finché non avete raggiunto la dimensione che vi interessa. L'importante è ricordarsi di aumentare tutti i giri, un punto per ogni spicchio. Io ho lavorato aumentando il punto iniziale di ogni spicchio per ogni giro, ed è fondamentale ricordarsi di lavorare le 2 catenelle iniziali che tendono a nascondersi. Io ho scelto di non rifinirla, di lasciarla così come l'avete vista e come la vedrete sul manichino, perché comunque questo tipo di inizio con le 2 catenelle mi dà un bordo piuttosto regolare, quindi non serve. Ed è anche per questo che è un lavoro molto adatto anche a chi ha le prime armi con l'uncinetto. Detto questo, andiamo a vedere com'è la mantellina sul manichino, e con oggi il video è finito. Come al solito vi ringrazio dell'attenzione e vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e attivare la campanellina che vi darà le notifiche per ogni novità che pubblicherò. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete, mi aiuterete così a far crescere questo canale. Vi ricordo inoltre che ho anche una pagina Facebook ed un canale Telegram con lo stesso nome di questo canale, e se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti, al prossimo video.